Ciao a tutti! Oggi ho deciso che andrò a farmi un giro su Reddit. Se non sapete cos'è Reddit, è un sito che è molto difficile da spiegare e da definire, ma essenzialmente è come un mega forum nel quale potete trovare una sezione dedicata a quasi qualsiasi dei vostri interessi, qualsiasi argomento possiate immaginare. E ovviamente c'è anche una sezione che su Reddit si chiama subreddit, dedicata all'Italia, che si chiama r/Italy. Quindi oggi ho deciso che andrò a dare un'occhiata a r/Italy, soprattutto utilizzando una delle loro etichette che si chiama Ask Italy, grazie alla quale troverò una serie di domande che la gente ha per gli italiani o comunque per gli utenti di R-Italy, che tendenzialmente riguardano appunto l'Italia, la vita in Italia e la lingua italiana. Alcune di queste domande ho notato sono un po' generiche, quindi se non è specificato io comunque darò per scontato che si riferiscano all'Italia. Selezionerò alcune delle domande che trovo e cercherò di darci una risposta. Il mio computer qua, cominciamo. Prima domanda. Italiani che vivono in America. Quale oggetto, cibo non riuscite a trovare in America? Dunque, premetto che io non ho mai vissuto negli Stati Uniti, in America in generale. L'ho solo visitata per poco meno di un mese, ma direi che non è abbastanza per poter rispondere a questa domanda in particolare. Però ho vissuto per 5 mesi in Belgio e ho vissuto per 5 mesi in Libano. Quindi posso prendere questa domanda e adattarla, diciamo, al Belgio e al Libano. Quindi, quali sono le cose che non riuscivo a trovare, quindi oggetti o tipi di cibo, di cui in quanto italiano avevo bisogno, ma che non riuscivo a trovare? Penso che, dunque, ci siano due risposte che forse tutti si aspetteranno e che sono un po' scontate, che sono la pizza e la pasta, ma in realtà alla fine la pasta si trova un po' ovunque, quindi poi uno se la fa a casa, quindi quello non era un problema. La pizza si trovava in giro perché comunque ovunque tu vada ci saranno degli italiani che fanno della pizza ottima, anche se per esempio in Belgio era estremamente cara. Una margherita andava a costarmi 9 euro, che secondo me dovrebbe essere illegale. Quindi in realtà c'è un'altra cosa che tutti gli italiani amano, o quasi tutti, che però non si trova da nessuna parte all'estero, e sono le gocciole. Metto un'immagine qui delle gocciole per chi non sapesse cosa sono, cioè probabilmente chiunque non vive in Italia. Le gocciole sono dei biscotti che penso si possano classificare come i biscotti più amati dagli italiani. Purtroppo né in Belgio, né in Libano, né in qualunque altro paese in cui io abbia passato un qualche periodo di tempo si riescono a trovare nei supermercati. Per me è stato un vero dilemma. Mi ci sono voluti dei mesi per abituarmi a non fare colazione con le gocciole quando ero in Belgio. A un certo punto ho dovuto arrendermi agli speculoos, che sono dei biscotti tipici belgi, ma niente gocciole. Quindi quello è il vero dramma degli italiani all'estero, secondo me. Passiamo alla seconda domanda. Come giudichereste la vita in una piccola provincia in confronto alla vita in una grande città italiana? Vi riassumo il messaggio di questo tizio. Dice che vive in una città relativamente piccola, meno di 60.000 abitanti, e ogni volta che va a visitare una grande città e torna nella sua città o nel suo paese d'origine, è triste ed è un po' abbattuto perché ha visto quanto può essere bella la vita in una grande città e si sente annoiato quando invece è a casa sua. Non ho mai vissuto in delle città grandi in Italia. La città più grande in cui ho vissuto è Trieste. Io vengo da un paesino molto piccolo di circa 8.000 abitanti, quindi quando ero piccolo questa cosa non mi turbava perché uscivo con gli altri bambini del quartiere e mi divertivo. Quando sono diventato un po' più grande questa cosa sicuramente ha cominciato a diventare un problema. Quindi ho cominciato a uscire sempre a Venezia con i miei amici del liceo, ma anche Venezia in realtà non è una grande città. Questa persona dice di venire da un paese di meno di 60.000 abitanti e Venezia
ha meno di 60.000 abitanti. Comunque sia, la mia risposta più generale a questa domanda è la seguente. Secondo me, se non sei con le persone giuste, con gli amici giusti, ti annoi anche a Milano, ti annoi anche a Roma, ti annoi anche a New York. Se invece hai degli amici con cui ti diverti e con cui stai bene, ti divertirai e starai bene anche nel tuo paesino di 50.000 abitanti. Andiamo avanti. Ok, questa domanda è in inglese, ve la traduco. Dunque, questo tizio dice: ciao, residenti di R Italy. Sono un ragazzo per il 25% italiano. Cosa vuol dire 25% italiano? Non si sa, chiaramente è americano e questo tipo di affermazione è molto americana. E ho una domanda, grazie in anticipo. Dunque, la mia famiglia sta avendo una grossa discussione tra chi dice che il calzone è anche una pizza e tra chi dice che è solo un calzone. Cosa ne pensate? Abbiamo uno studente in scambio, Clara, una studentessa in scambio, Clara, che viene da Trento, che dice che non è una pizza. E i suoi amici a Napoli sono d'accordo. Grazie in anticipo. Ma io personalmente non sono d'accordo con Clara e con i suoi amici napoletani. Ho sempre visto il calzone come una pizza, o comunque almeno come qualcosa che rientra nella macro categoria della pizza. Poi è un tipo particolare di pizza perché è chiusa, però è solo diversa la forma. In tanti ristoranti il calzone è all'interno della stessa sezione del menù in cui c'è la pizza, quindi non vedo motivo di non considerarlo una pizza. Questa è la mia opinione su questa questione di estrema importanza. Questo è un pochino più triste. Come posso fare amicizia in Italia? Dunque, vi riassumo. C'è questo ragazzo sudamericano che si è trasferito in Italia, a Bologna, e dice che non riesce a fare amicizie perché è abituato nel suo paese d'origine a poter andare in un qualsiasi bar o in una qualsiasi festa e parlare con persone che non conosce e fare amicizia così. Però dice che in Italia non riesce a fare questa cosa perché le persone con cui parla, le persone sconosciute con cui parla nei bar, ritengono che sia una cosa strana. Ora, io posso testimoniare solo per il nord Italia, perché è l'unico posto in cui io abbia mai vissuto in Italia. Ma purtroppo è così. Non è normale che una persona in un bar ti attacchi bottone, ti venga a parlare senza conoscerti. Però, d'altro canto, personalmente, non solo apprezzerei il coraggio, ma sentendo che è uno straniero sarei anche curioso di sapere qual è la sua storia e di conoscerlo un po'. Quindi, per chiunque abbia lo stesso problema di questo ragazzo, continuate a provare, perché sicuramente prima o poi troverete una persona curiosa, un gruppo di persone curiose che saranno ben felici di diventare vostri amici e di ascoltare la vostra storia e di sapere da dove venite. Gli italiani sono comunque da nord a sud un popolo, chi più chi meno, di persone accoglienti e calorose. Domanda numero 5. Si deve omettere l'articolo davanti al cognome di donne? Leggo spessissimo, anche qui su Reddit, che si scrive sempre, per esempio, Renzi e la Boschi. Perché per il primo si omette l'articolo e invece per la seconda no? Un altro esempio, quando si parla di Europa, Macron, Sanchez, Conte e la Merkel. Voi cosa ne pensate? Dunque, questo è un argomento relativamente sensibile, ci sono molte discussioni al riguardo. Ora come ora, in questo periodo storico, sì, si mette l'articolo e francamente mi sembrerebbe strano sentire dei nomi di dei personaggi famosi femminili senza l'articolo davanti. Non so perché sia così, ma è così. Capisco bene che possa porre un problema dal punto di vista della parità dei sessi, ma al tempo stesso almeno il mio orecchio di italiano non l'ha mai percepita come una cosa denigratoria nei confronti delle donne o che punti a sminuirne la dignità. Se è destino che si evolva e perda l'articolo davanti ai nomi femminili, accadrà. Ma questo è un tipo di cosa che secondo me non si può imporre. Quindi se deve accadere, accadrà. Domanda numero 6. Covid. È accettabile dire agli italiani di mantenere le distanze?
Dunque, in questa domanda c'è una turista tedesca che è venuta in Italia e si è trovata in difficoltà perché, nonostante le norme di sicurezza per via del Covid-19, gli italiani spesso non mantenevano le distanze di 1 metro da lei nei supermercati o in alcuni luoghi pubblici. E quindi questa persona si chiede se sia accettabile dire a un italiano di mantenere le distanze e di rispettare le norme. Ma a quanto pare teme che dicendo questa cosa lei possa risultare maleducata e fastidiosa. Dunque, la mia risposta è la seguente: sicuramente ci saranno alcune persone che la riterranno fastidiosa o antipatica, ma non importa, perché queste restrizioni e queste misure di sicurezza esistono per un motivo e se qualcuno non le rispetta è giusto farglielo presente. Quindi non ti preoccupare, fallo lo stesso, perché se lo stai facendo sei dalla parte del giusto. L'importante è chiederlo con gentilezza e le persone ragionevoli con un briciolo di cervello capiranno. Domanda numero 7. Qual è la regione migliore in Italia? Ovviamente questa persona ha specificato che non vale scegliere la propria regione d'origine. E sono d'accordo, io vengo dal Veneto, quindi escludiamo il Veneto. La regione che preferisco in Italia, a parte il Veneto, penso sia l'Emilia-Romagna, oppure la Puglia. Ovviamente è inutile dire che tutte le regioni d'Italia hanno le loro particolarità e le loro bellezze. Personalmente preferisco o l'Emilia-Romagna o la Puglia. L'Emilia-Romagna più per le città storiche, come appunto Bologna, Ferrara, Ravenna. Ci sono tantissime altre città storiche molto belle in Italia e forse anche oggettivamente più belle di queste. Ma per il mio gusto personale trovo che queste città abbiano qualcosa di particolare che me le fa piacere più delle altre. E spesso c'è un'atmosfera molto rustica, diciamo, in tanti posti in Emilia-Romagna. Inoltre il cibo dell'Emilia-Romagna è uno dei miei preferiti. E ci sono anche delle spiagge molto famose, molto popolate, anche se in realtà personalmente non credo siano tra le migliori in Italia, ma sono molto famose più per la vita notturna, cosa che non mi interessa molto. Mentre per quanto riguarda la Puglia, le città magari mi piacciono un po' meno di quelle dell'Emilia-Romagna, ma per quanto riguarda la natura, le spiagge, le coste, il mare e il cibo, penso sia una regione fantastica. Soprattutto il cibo pugliese è uno dei migliori in Italia, secondo me. Bene, per il video di oggi è tutto. Se avete delle risposte diverse dalle mie a qualcuna di queste domande, lasciate un commento qua sotto in cui rispondete. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!